Da quasi 2 mesi porto al polso il Fenix 7X Pro, con il quale uso registrare tutte le mie attività fisiche che vanno dalla ginnastica mattutina, le varie camminate, gli allenamenti indoor e outdoor in bici e così via. E dopo 2 mesi di utilizzo gli algoritmi hanno potuto calibrarsi sulla mia struttura fisica e condizione atletica. Quindi ora sto beneficiando di tutte le funzionalità di monitoraggio e analisi che un prodotto di questo tipo mette a disposizione. Andiamo subito alla parte che interessa a noi ciclisti, perché se non avete un GPS per bici potreste benissimo utilizzare il Garmin Fenix 7 Pro, perché fa tutto quello di cui si ha bisogno con alcuni vantaggi in più. Per prima cosa dovete essere muniti di questo supporto in plastica che vi permette di agganciare lo smartwatch sull'attacco Garmin del manubrio. Togliete il cinturino, inserite l'orologio, agganciatelo e siete pronti a partire. Il Fenix 7 Pro vi permette di seguire una traccia, cosa che vedremo più avanti, così come il caricamento delle mappe. E vi permette di switchare su diverse pagine dati durante la navigazione, proprio come un normale ciclocomputer. Ma lui fa ancora meglio perché con un doppio clic su un apposito bottone potreste attivare una luce segnaletica in modo da poter essere visti nelle giornate poco luminose. Ha la stessa intensità della torcia del telefono, quindi funziona bene anche di notte. Si può anche settare in modalità flash e può anche lampeggiare in rosso, così si potrebbe legare con il cinturino al tubo sella se ci si trova in una situazione difficile. La famiglia di smartwatch Garmin Fenix 7 Pro comprende 3 modelli con dimensioni diverse: Garmin Fenix 7S, Fenix 7 e Fenix 7X. Ogni modello ha 2 versioni, la Solar Edition Base e la Sapphire Solar Edition con vetro in zaffiro più resistente. Tutti hanno la ricarica solare, la luce di illuminazione che poi andremo a scoprire, il sensore Garmin Elevate V5 di ultima generazione, la modalità multiband dual frequency GNSS e la memoria interna da 32 GB per memorizzare la musica e le mappe. Naturalmente il peso e la risoluzione cambia con le loro dimensioni. Il cinturino in silicone è standard e facile da rimuovere, mentre l'impermeabilità consente di immergerlo in acqua fino a 100 metri di profondità. L'interfaccia presenta 5 pulsanti, 3 sul lato sinistro e 2 su quello destro, che si abbinano allo schermo con funzioni touch. Il primo pulsante a sinistra comanda un'infinità di cose, a seconda se lo premete velocemente, a lungo o con doppio clic. Con il doppio clic si attiva la torcia LED, una funzionalità che utilizzo tantissimo e che può essere configurata come luce fissa su 4 differenti livelli di luce bianca, ai quali si somma una luce completamente rossa. È anche possibile configurare la torcia in modalità strobo con una frequenza che può variare a seconda della modalità scelta. In questo modo potreste iniziare i vostri rave party ovunque voi siate. A parte gli scherzi, l'intensità dell'illuminazione alla massima potenza è elevata ed è equiparabile a quella di una torcia di uno smartphone. La finalità di utilizzo di questa torcia integrata nello smartwatch è quella di risultare essere maggiormente riconoscibili quando si è all'aperto con ridotta o nulla illuminazione ambientale. Tornando al bottone in alto a sinistra, con un clic singolo si attiva la retroilluminazione, mentre tenendo premuto il pulsante a lungo si entra in funzionalità accessorie: accensione dell'orologio, spegnimento, attivazione risparmio energetico, controlli musicali, wallet, orologi, salva posizione, trova telefono, non disturbare, torcia, attivazione e disattivazione touchscreen, modalità sonno e strobo. Il pulsante centrale e quello inferiore del lato sinistro permettono di navigare all'interno dei menu, mentre quelli presenti sulla destra sono i classici per entrare all'interno del menu, delle attività ed avviarne una, e per inserire un lap parziale durante lo svolgimento della stessa attività. Il Fenix integra al proprio interno profili predefiniti ed è veramente difficile non trovare un menu già predefinito per il proprio sport. Per gli appassionati delle 2 ruote troviamo bici, bici indoor, mountain bike, e-bike, e-mountain bike, ciclocross, ciclo su sterrato, pendolare in bici, triathlon, tour in bici, ciclismo su strada, BMX.
Chi è invece amante della corsa troviamo corsa, corsa su pista, tapirulan, camminata, trail run, ultra run, corsa virtuale, pista indoor, adventure race, obstacle race, triathlon. Non mancano poi altri raggruppamenti per le attività di nuoto, sport invernali, palestra, sport acquatici e di squadra, con racchette e sport a motore, oltre a golf e l'equitazione. Garmin ha addirittura creato un profilo videogiochi utile per tenere traccia della nostra attività motoria e cardiaca quando trascorriamo del tempo davanti ad uno schermo per giocare. Ogni attività viene proposta con un set di funzioni predefinito e schermate specifiche. Ma ogni schermata è configurabile a piacimento, sino ad un massimo di 8 proprietà per schermata e aggiungendo schermate ulteriori. Per accedere ai widgets della schermata principale basta selezionare i due pulsanti appositi presenti sul lato sinistro. I widget possono essere customizzati a piacere, rendendo visibili solo quelli che si reputano maggiormente interessanti. Una volta posizionati su uno specifico widget, è possibile, premendo il pulsante invio in alto a destra, entrare a visualizzare le informazioni specifiche ed i dati storici. Questi sono quelli da me impostati. L'Endurance Score è un indicatore che stima la resistenza agli sforzi di lunga durata ed indica anche quale sia stata l'attività sportiva che ha maggiormente inciso su questo parametro. Il Training Status, questa metrica fornisce un'indicazione qualitativa del livello di allenamento tenendo conto anche di parametri come carico acuto, load focus, trend del VO2 max, rilevazione dell'HRV, tempo di recupero e livello di acclimatamento in quota. Il Training Status, il carico acuto, riporta la media degli ultimi 7 giorni del carico di allenamento, riparametrandolo sulle 4 settimane appena trascorse. Permette in questo modo di avere una visualizzazione di quanto intenso sia stato l'allenamento dell'ultima settimana rispetto alle 3 precedenti. Il Load Focus indica il peso dei propri allenamenti delle ultime 4 settimane tra le categorie di lavoro anaerobico, lavoro fortemente aerobico e poco aerobico. Il VO2 max è il volume massimo di ossigeno in millilitri che si può consumare al minuto per chilogrammo di peso corporeo al massimo rendimento. L'HRV status significa heart rate e indica la variabilità della frequenza cardiaca. La metrica mette a confronto il valore dell'HRV registrato durante il sonno rispetto a quello registrato nelle 3 settimane precedenti. Più alto è il punteggio, maggiore è la variabilità e migliore è lo stato di recupero e adattamento. Il tempo di recupero. Questa metrica indica il tempo rimanente al recupero totale prima dello sforzo successivo. Il tempo viene calcolato tramite un incrocio di parametri fisiologici, tra cui il VO2 max, il carico di allenamento e la frequenza cardiaca di recupero. Non manca, al risveglio di ogni mattina, l'indicazione sullo schermo del report giornaliero che fornisce alcune indicazioni legate alla propria condizione fisica. Permette di avere una sintesi ed accesso rapido una volta che si è svegliati, così da ottenere una fotografia di quello che ci si può attendere nella propria giornata quanto a condizione. Per quanto riguarda il Training Readiness, è un'indicazione con un punteggio che va da 1 a 100 e indica quanto si sia pronti per una sessione di allenamento. Viene calcolato tenendo conto dei dati di altri 6 parametri visualizzabili individualmente all'interno del sottomenu, che sono sonno della notte appena trascorsa, tempo di recupero, HRV status degli ultimi 7 giorni, acute load, che è il trend degli ultimi 7 giorni, storia del sonno, che è un confronto tra l'ultima notte e i dati delle 2 precedenti, e storia del livello di stress, che è una media degli ultimi 3 giorni. Come detto, il Fenix 7 X Pro integra il nuovo sensore ottico Garmin Elevate V5, un sensore di quinta generazione che presenta più LED di rilevazione che garantiscono una lettura più precisa e stabile, soprattutto con quelle attività durante le quali il polso tende a spostarsi molto frequentemente. Il sensore non solo rileva il battito cardiaco, ma anche il livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Non solo, ma potrebbe anche elaborare l'ECG, ma al momento la funzione è attiva solo per chi si trova in Nord America e verrà estesa non appena le procedure di certificazione verranno completate. Questo orologio adotta un sistema di rilevazione GPS multiband presente in tutti i modelli della gamma e che permette di collegarsi ai satelliti utilizzando 2 differenti frequenze. Così, se il segnale è disturbato su una frequenza, è possibile sfruttare il segnale su un'altra frequenza.
È possibile configurare il livello di precisione GPS con dirette ripercussioni sulla durata della batteria per ciascuna tipologia di applicazione con le seguenti opzioni. Solo GPS è l'impostazione GPS classica dove l'orologio seleziona il miglior segnale tra GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS. Tutti i sistemi più multiband. Implementa la stessa configurazione precedente, ma in questo caso abbinando il funzionamento con un segnale multiband. Selezione automatica. Si tratta della modalità SAT IQ, attraverso la quale è lo smartwatch a decidere se sia necessario adottare una modalità multiband GNSS a doppia frequenza o se utilizzare quella GPS tradizionale a minore impatto sulle batterie, gestendo dinamicamente tra le due modalità, così da bilanciare qualità del segnale e impatto sull'autonomia. Ultra Track. Questa è la modalità che permette di ottenere l'autonomia di funzionamento più ampia, riducendo il numero di rilevazioni del segnale che vengono effettuate ogni minuto. In questo caso si ottiene un'estensione della durata della batteria a discapito della qualità del segnale registrato. Il caricamento delle mappe è piuttosto facile. Su Strava ho disegnato un percorso per raggiungere il lavoro su strade alternative ed il file l'ho chiamato Home to Work. Scarico la traccia sempre da Strada e la salvo come file GPX. A questo punto bisogna essere registrati a Garmin Connect, un'applicazione web. Selezionate Training and Planning e successivamente il sottomenu Course. Andate a selezionare il file GPX. Selezionate per che tipo di bici il file è stato disegnato e salvate. A questo punto apparirà in basso il bottone Send to Device. Cliccateci sopra e selezionate il dispositivo sul quale volete caricare la traccia, nel nostro caso il Fenix 7 Pro. Bene, la traccia non è ancora sul dispositivo perché prima bisogna fare una sincronizzazione tra l'applicazione Connect e il dispositivo stesso. Nel mio caso l'ho fatta con il Garmin Connect app sul cellulare e da sincronizzazione ultimata la mappa può essere visualizzata. Per seguire una traccia si fa in questo modo. Selezionate l'attività che volete svolgere, nel nostro caso mountain bike, schiacciate il bottone sinistro centrale per 2 secondi e con il tasto sinistro basso andate a selezionare navigazione. Selezionate percorsi ed ecco il file che ho caricato dal nome Home to Work. L'ecosistema Garmin viene monitorato dall'app Garmin Connect, utilizzabile sia tramite smartphone che da PC. Tramite Connect non solo possiamo ottenere controllati risultati delle nostre differenti sessioni di allenamento, ma anche tenere traccia del nostro stato fisico, anche quando non facciamo sport. E fornisce una reportistica di analisi che va oltre la solita attività della giornata, coprendo un po' tutto il comportamento del nostro stato fisico nel corso delle 24 ore. La durata della batteria è eccellente, ne avrete molta, sia che siate impegnati in escursioni di qualche giorno, sia che lo utilizzate come orologio da corsa o smartwatch quotidiano. Di batteria ce n'è veramente tanta. Lo schermo dotato da Garmin nella gamma Fenix 7 Pro è di tipo MIPS che offre un contrasto superiore, migliore saturazione e luminosità, sia al chiuso che all'aperto. L'orologio opera automaticamente con una funzionalità di auto-retroilluminazione, ma a questo ho preferito una retroilluminazione fissa sul valore massimo, così da ottenere la massima visibilità in ogni condizione anche a discapito della batteria.
Per concludere, se siete alla ricerca di un orologio sportivo di alta qualità, il Garmin Fenix 7 Pro è sicuramente un'ottima scelta. Con la sua vasta gamma di funzionalità, questo orologio è perfetto per chiunque voglia tenere traccia della propria salute e del proprio benessere. E con questo vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!